Sapete che è un webinar dedicato alle donne, nello specifico ai vizi posturali nei quali possono incorrere le donne, e quindi sarà un webinar utile da estrapolare per le proprie lezioni sia di personal che di posturale collettive, perché comunque determinati vizi posturali specifici del sesso femminile si possono ritrovare talvolta anche nel sesso maschile, perché come ben sapete le cause dei vizi posturali sono molteplici. Quindi, giusto velocemente vi specifico, vi faccio presente ovviamente che tutte le nozioni che vi riporterò in questo webinar, come per tutti gli altri webinar che noi di Non Solo Fitness abbiamo svolto, sono riscontrate da studi scientifici. Questo è importante sia per ribadire l'importanza della scientificità e degli studi ovviamente che devono avere un riscontro, quindi determinate informazioni non me le sono inventate ovviamente, altrimenti sarei un pazzo a star qua a riportarvi informazioni inventate, ma semplicemente sono dei riscontri che sono stati fatti con delle ricerche che potrete ritrovare su PubMed, ovviamente ricerche effettuate su persone. Altre informazioni, ve lo dico per correttezza, sono tratte dal libro Attività motoria preventiva e compensativa del professor Mario Esposito di Tor Vergata, che è stato anche il mio vecchio prof ai tempi della triennale in scienze motorie. Iniziamo con il primo vizio che può essere canonico nel sesso femminile, ma spesso anche nel sesso maschile. Nello specifico è un atteggiamento cifotico dorsale o un'ipercifosi dorsale. Giusto per essere un attimo allineati a livello terminologico, perché sapete quanto ci tengo, si parla di atteggiamento cifotico dorsale quando siamo nel paramorfismo. Si parla di ipercifosi dorsale strutturata quando siamo nel dismorfismo. Qual è la differenza tra un para e un dis? Che il para è reversibile, quindi se io tendo a stare chiuso in avanti, ma dico oh tu stai dritto e io ci vado dritto, significa che è un atteggiamento, che è un paramorfismo. Il dismorfismo ovviamente quando non è reversibile, se le mie spalle sono anteposte, quindi detto in maniera semplice, stanno in avanti e non vanno indietro, non si muovono, la struttura è quella, siamo calcificati, è irreversibile, si può lavorare sulla muscolatura, ma indietro non si torna, si cerca più di ragionare sul cosa fare per non peggiorare. Però per le ragazze, soprattutto che hanno un seno prosperoso, quindi hanno tutto il peso in avanti, può tendere proprio, può crearsi questa situazione di atteggiamento, perché è logico che il nostro corpo è tutto basato sul baricentro posturale, sul nostro centro di gravità. Se c'è un peso che tende a spostare il centro di gravità in avanti, il corpo magari li va dietro con le spalle, quindi le spalle si antepongono e si crea questo atteggiamento cifotico dorsale che alla lunga si può anche strutturare. E peggio mi sento, ciò si può peggiorare, lo vedremo ovviamente dopo, andando a compensare con il bacino e quindi si crea per le ragazze un atteggiamento cifo-lordotico che può essere ulteriormente peggiore dal punto di vista clinico-patologico. Come lavorare? È molto difficile sulle ragazze, peggio che nei maschi, perché tendenzialmente, ecco, nei maschi andiamo, è possibile lavorare, magari tendenzialmente lavorano in palestra sul rinforzo dei muscoli posteriori, sull'allungamento degli anteriori, e più o meno vanno a compensare con il loro allenamento. Il problema del sesso femminile è che essendoci spesso anche questo atteggiamento lordotico che vedremo a breve, ripeto, andare a lavorare costantemente in apertura, quindi andare a contrarre, ad accorciare costantemente i muscoli posteriori, ad allungare gli anteriori, potrebbe addirittura indurre la persona a peggiorare l'atteggiamento lordotico. Poi lo sapete, qua stiamo parlando di linee guida, gli studi sono tantissimi, i casi sono tantissimi. Io ai miei corsi faccio sempre l'esempio, se una persona magari è timida, quindi non ha il seno prosperoso, non ha niente, non fa bodybuilding, non fa niente, ma è semplicemente timida, tende a stare chiusa in avanti. Tende a stare chiusa in avanti e quindi è logico che in quel caso non c'è disequilibrio muscolare, perlomeno all'inizio, e quindi è inutile andare ad accorciare i muscoli posteriori, allungare gli anteriori, eccetera, perché là probabilmente il problema si risolve a livello psicologico e non tanto a livello muscolare, quindi ovviamente il tutto deve passare da una valutazione, ma la primissima valutazione da fare è capire se si tratta di un atteggiamento o se si tratta quindi di un'ipercifosi strutturata. Allora, innanzitutto ci sono due tipologie di lordosi accentuate.
Le primitive, che sono dismorfiche, quindi viene da sé, si chiamano iperlordosi, come abbiamo già visto. Le secondarie invece sono paramorfiche. Tendenzialmente le dismorfiche riguardano quindi già malformazioni dei corpi vertebrali, riguardano anomalie del sacro, riguardano quindi una strutturazione prettamente patologica. Quindi a livello di curve secondarie, a livello di lordosi lombare, ovviamente le cause principali, sappiamo che sono tantissime, potrebbero essere ipotonotrofia dell'addome, idem per quanto riguarda i glutei, il peso dei visceri, perché io vi faccio un esempio, se per qualsiasi motivo c'è un'irritazione al colon, un problema viscerale, è logico che il nostro corpo si pone in un atteggiamento anteriore e quindi è logico che questo atteggiamento lordotico lombare aumenta, ok? Quindi abbiamo visto che gli esercizi possono essere di mobilità, elasticità o trofismo. Il primo, che va a muovere la colonna a livello globale, ti chiede di tenere comunque la schiena dritta, ok? Gambe incrociate in questa maniera e andiamo a girare i palmi delle mani verso l'alto e appoggiare il dorso della mano sulle ginocchia. Io da questa posizione, ve lo faccio vedere prima sul piano frontale, poi mi giro così mi vedete in sagittale. Inspiro, prendo l'aria, immagino il filo che mi allunga l'intera colonna verso l'alto. Prendo l'aria, mentre prendo l'aria schiaccio forte il dorso delle mie mani contro le ginocchia. Forte, più forte che posso. Prendo l'aria ed espirando mollo questa presa e mi lascio cadere verso il basso. Mi fermo e da qua, inspirando, snocciolo una vertebra per volta fin quando non salgo nuovamente su. Una volta che sono su, iperestendo addirittura il rachide, quindi riprendo l'aria, mento retratto, inspiro, schiaccio, ripeto, le mie mani contro le ginocchia ed espiro, mi lascio cadere.